Dopo una breve pausa torna Stardom Weekly, la rubrica che va a spulciare quanto accade negli show del fine settimana targato Stardom. In questo secondo episodio parleremo della nuova vita di Starlight Kid, una SLK che negli ultimi show ha fatto squadra con i Nexus V. Poi prenderemo in considerazione la crisi di Cosmic Angels che sta coinvolgendo tutto il gruppo con Saori Anou, ultimo baluardo di questa stable. E per finire parleremo di quanto sta accadendo tra Queen's Quest e Oedo Tai, con uno sguardo in particolare alla situazione che sta coinvolgendo Saya Kamitani e Momo Watanabe. Prima però di passare all'azione vi chiedo cortesemente di lasciare un like per sostenere questa nuova rubrica e per farmi capire che siete interessati ad altri episodi di questo tipo. Inoltre vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti. Abbiamo menzionato Starlight Kid che per la seconda settimana di seguito è protagonista di Stardom Weekly, sì, perché in effetti da quando SLK ha lasciato Oedo Tai è diventato un nome parecchio chiacchierato all'interno della compagnia, trovandosi spesso e volentieri al centro dell'attenzione grazie alle innumerevoli alleanze che sta stringendo proprio nelle ultime settimane. Infatti oggi parleremo del legame stretto con Empress Nexus Venus e in particolar modo con Mina Shirakawa, se perché le due atlete si sono ritrovate a fare squadra per ben 2 volte, sabato 25 maggio nel main event dello show dove insieme a Maika hanno potuto sconfiggere Stars Team, in quell'occasione rappresentato da Mayu Watani, Azuki e Momo Kogo. Al termine della battaglia, Maika e Mina Shirakawa hanno fatto intendere che la porta per SLK è aperta e che se vorrà un giorno unirsi definitivamente ai XV, loro saranno ben accette di accoglierla. Starlight Kid però dal canto suo non ha respinto del tutto questa proposta, dicendo però che attualmente vuole sondare il terreno per capire quale stable è più adatta a lei. Fatto sta che Starlight Kid e Mina Shirakawa si sono ritrovate a far coppia anche il giorno seguente nello show di domenica 26 maggio, dove hanno vinto un 3-way tag team match con Starlight Kid protagonista del pin vincente ai danni di Sayaka Kurara. Prima del fatidico match però Mina Shirakawa e SLK si sono impegnate ad allenarsi nella entrata, come potete vedere dal video, e a collaudare la loro alchimia nel ring, alchimia che ha permesso ad entrambe di portare a casa la vittoria in tutte e 2 le occasioni che le ha viste fare squadra. Non possiamo però non menzionare di come Starlight Kid abbia poi fatto squadra anche con Gozai nello show di martedì 28 maggio. Dunque, quale sarà il futuro di Starlight Kid? Empress Nexus Venus potrebbe davvero essere la scelta migliore per l'atleta mascherata? Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Lasciamo Starlight Kid per incontrare Cosmic Angels e la sua striscia di sconfitte, che sembra non voler finire tanto presto. Sì, perché è giusto sottolineare come nell'ultimo periodo la stable capitanata da Tam Nakano sta soffrendo parecchio, non riuscendo più a trovare il bandolo della matassa. Le vittorie stentano ad arrivare e l'unica lottatrice che sta portando un po' di sollievo alla stable è Saori Anou, che grazie alle sue difese titolate porta spesso una boccata d'aria fresca. Purtroppo da quando Tam Nakano e Natsupoi sono tornati dai loro rispettivi infortuni hanno collezionato poche vittorie e tante sconfitte. Entrambe le lottatrici hanno dovuto abdicare spesso e volentieri negli show settimanali per colpa, diciamo così, delle rookies che fanno parte di Cosmic Angels, rookies che ovviamente non riescono ancora a dare pieno supporto alla stable
proprio perché è ancora inesperte. Fatto sta che anche negli scontri decisivi Tam Nakano e Natsupoi hanno fallito il più delle volte. Basta pensare a come Natsupoi fu sconfitta da Ami Sorei in un match che decretava la prossima sfidante a Saori Anu, match che vide appunto vincere Ami Sorei e che le permise di sfidare Saori Anu a Stardom Flashing Champions in un match valevole per la White Belt. Ma non è tutto, eh sì, perché Meltier persero anche a All Star Grand Kingdom quando in coppia sfidarono Aja Kong e Kaoru Ito in una battaglia senza esclusioni di colpi, battaglia che fu vinta proprio dalle due leggende, con Aja Kong che trovò il pin vincente niente meno che contro Tam Nakano, una Tam Nakano che un mese più tardi tentò l'assalto al TBS title detenuto al quel tempo da Willow Nightingale, che mise appunto in palio il titolo contro la leader di Cosmic Angels in quel di Flashing Champions, match che vide la vittoria di Willow Nightingale e che fece conquistare a Tam Nakano una nuova sconfitta. Periodo nero dunque per Cosmic Angels, che fatica a trovare le vittorie, che fatica a trovare la propria identità. Un periodo quindi difficile che credo presto, molto presto, verrà lasciato alle spalle. Sì, perché sono sempre convinto che entro la fine dell'anno sia Tam Nakano che Natsupoi, direi in particolar modo Natsupoi, ritroveranno lo smalto perso che le catapulterà di nuovo al top della Stardom. Prima di passare all'argomento forse più succoso del video, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde, così come su Instagram, troverete tantissimi articoli dedicati alle vostre lottatrici preferite, news, risultati dei vari match e così via. Se anche voi dunque siete dei super appassionati di wrestling femminile, allora Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Tornando a noi, dobbiamo obbligatoriamente portare la nostra attenzione su quello che è successo tra Oedo Tai e Queen's Quest, in particolar modo tra Saya Kamitani e Momo Watanabe, senza staccare gli occhi da Azumi. Sì, perché nello show di sabato 25 maggio Oedo Tai e Queen's Quest si sono date battaglia in un Six Women's Tag Team match, con la vittoria che ha sorriso a Oedo Tai grazie al pin decisivo di Momo Watanabe ai danni di Saya Kamitani. Ma non è tutto, sì, perché nello show di domenica 26 maggio Oedo Tai e Queen's Quest si sono affrontate di nuovo, questa volta nel main event dell'evento, in un tag team match che vedeva Natsuko Tora e Momo Watanabe fare squadra per affrontare Saya Kamitani e Miyu Hamasaki. Fatto sta che in questo caso la vittoria ha sorriso a Queen's Quest, con Saya Kamitani che ha portato il match dalla sua parte grazie al pin vincente su Momo Watanabe. Al termine dell'incontro Saya Kamitani ha proteso la mano verso Momo Watanabe chiedendogli di ritornare a far parte di Queen's Quest, e Momo a sorpresa non ha accettato, quello è vero, ma non ha neanche negato un possibile ritorno nella stable. Quando poi Natsuko Tora era intenzionata ad attaccare Saya Kamitani, Momo Watanabe si è contrapposta a lei fermandola e impedendole di mettere le mani addosso alla Kamitani. Ma c'è dell'altro, sì, perché se Momo Watanabe ha dato comunque dei segni positivi a Queen's Quest, Azumi si è vista molto indispettita della richiesta fatta da Saya Kamitani a Momo Watanabe. Sì, perché la Speed Bomb Girl ha fatto trapelare tutto il suo dissenso in questa decisione presa dalla Kamitani, posando controvoglia insieme alle attuali compagne di Queen's Quest nelle fasi finali dello show. Le domande che ora tutti ci poniamo sono: Momo Watanabe è davvero in procinto di lasciare Oedo Tai per tornare in Queen's Quest? Mentre Azumi dal canto suo sta pensando di uscire dal gruppo per percorrere una nuova strada? Chissà.
Certamente il ritorno di Momo Watanabe in Queen's Quest potrebbe da un lato ridare speranza alla stable, che verrebbe consegnata nelle sue mani e che le permetterebbe di essere eletta definitivamente come nuova leader di Queen's Quest. Inoltre permetterebbe anche alla stessa Momo Watanabe di intraprendere un percorso che la porterebbe forse, e dico forse, a ritrovare se stessa in modo da poter puntare di nuovo ad allori importanti quali la White Belt. D'altro canto il suo ritorno in Queen's Quest potrebbe portare parecchi malumori tra gli attuali membri del gruppo, su tutti Azumi, che non si è fatta vedere troppo contenta di un ritorno di Queen's Quest di Momo Watanabe. Dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno per trovare il motivo di questo astio da parte di Azumi nei confronti di Momo Watanabe, un astio nato dal tradimento della Watanabe ai danni proprio di Azumi, che fu oggetto del massacro che portò appunto la Watanabe ad unirsi a Oedo Tai. Non possiamo poi scordarci di come tra Azumi e Momo c'era un forte legame, una forte amicizia che le aveva spinte ad essere un team molto affermato, portandole a vincere la Goddess of Stardom Tag League nel 2020. Fatto sta che con l'addio di Utami è in corso una nuova fase di Queen's Quest, una fase che le porterà ad avere nuovi membri, come confermato da Saya Kametani in più di una intervista, ma col possibile addio anche di alcuni membri già attualmente in forza a Queen's Quest, che però non vedono magari di buon occhio la gestione della Kametani e non sono più in linea con le politiche all'interno della stable. Per quanto riguarda Momo Watanabe è sicuramente da tener conto di come lei, Natsuko Tora e Tekla abbiano una rivalità aperta con Maika, Mina Shirakawa e Xina, una rivalità valevole per gli Artist of Stardom Titles, una rivalità che ha visto di fatti una preview di essa nel main event dello show di martedì 28 maggio, dove Oedo Tai e i Nexus V si sono affrontate in un 8 Women's Tag Team Match. Fatto sta che Oedo Tai arriva di sicuro in vantaggio alla sfida titolata, perché in molti, compreso me, credono che Momo Watanabe, Natsuko Tora e Tekla riusciranno a conquistare gli Artist of Stardom Titles. Però con questa nuova ombra chiamata Queen's Quest che alleggia ora sulla testa di Momo Watanabe, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Non ci resta dunque che tenere gli occhi ben aperti per scoprire come procederanno le cose. Intanto io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino alla fine del video, invitandovi a lasciare come sempre un vostro pensiero qua sotto nei commenti su tutto quello di cui abbiamo discusso quest'oggi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye bye.